Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che so vi interesserà tantissimo, soprattutto se siete fan del mondo del gossip turco e, in particolare, del bellissimo e talentuoso Burak Özçivit. Oggi parleremo di una vicenda che ha scosso un po' le acque, un'azione legale che ha visto protagonista proprio Burak. Non vi preoccupate, non è niente di drammatico, anzi, è un argomento che ci permette di scavare un po' più a fondo nella vita di questo attore e nelle dinamiche, a volte complesse, del mondo dello spettacolo. Prima di iniziare, però, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei video futuri, dove vi porto sempre news, gossip e curiosità dal mondo turco, ma non solo. Insomma, se vi piacciono questi contenuti, questo è il posto giusto per voi. Forza, un click e siete dei nostri. Bene, bando alle ciance e iniziamo subito con la nostra storia. Come dicevo, al centro di tutto c'è Burak Özçivit, un attore che non ha bisogno di presentazioni, vero? Conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo talento e il suo fascino, Burak ha recitato in serie TV di successo come Il Secolo Magnifico, Kara Sevda e Kurulus, Osman. Insomma, un vero e proprio remida della televisione turca. Ma veniamo al dunque. Cosa è successo di preciso? Qual è questa azione legale che ha coinvolto Burak? Ebbene, la vicenda riguarda una questione di diffamazione. Sembra che un noto giornalista turco abbia pubblicato degli articoli contenenti affermazioni che Burak ha ritenuto lesive per la sua immagine e la sua reputazione professionale. Ora, so cosa state pensando. Affermazioni lesive? Di cosa si tratta nello specifico? Purtroppo, per motivi di privacy e per evitare di alimentare ulteriormente la polemica, non posso entrare troppo nei dettagli. Posso però dirvi che si tratta di accuse relative al suo comportamento sul set di Kurulus, Osman, la serie storica di cui Burak è protagonista. Secondo il giornalista, Burak avrebbe tenuto un atteggiamento poco professionale, creando tensioni e difficoltà sul set. Naturalmente, queste sono solo accuse e, come tali, vanno prese con le pinze. Burak, dal canto suo, ha negato categoricamente queste affermazioni, definendole infondate e diffamatorie. Ed è proprio per questo motivo che l'attore ha deciso di intraprendere un'azione legale contro il giornalista, presentando una denuncia per diffamazione. Burak, infatti, ha sempre tenuto molto alla sua immagine pubblica e professionale, e non è disposto a tollerare che venga danneggiata da accuse false e infondate. Ora, la domanda che tutti si pongono è: come si è evoluta questa vicenda? Cosa è successo dopo la denuncia di Burak? Ebbene, il caso è ancora in corso di svolgimento. Le autorità competenti stanno indagando per accertare la veridicità delle accuse e stabilire se il giornalista abbia effettivamente diffamato Burak. Nel frattempo, sia Burak che il giornalista hanno rilasciato diverse dichiarazioni alla stampa, ribadendo le proprie posizioni. Burak ha continuato a smentire le accuse, sottolineando il suo impegno e la sua professionalità sul set di Kurulus, Osman. Il giornalista, invece, ha confermato le sue affermazioni, sostenendo di avere le prove di quanto ha scritto. Come potete immaginare, questa vicenda ha creato un grande fermento nel mondo del gossip turco. Molti fan di Burak si sono schierati dalla sua parte, esprimendo il loro sostegno sui social media. Altri, invece, hanno espresso dubbi e perplessità, chiedendo che venga fatta chiarezza sulla vicenda. Ma, al di là del gossip e delle speculazioni, è importante ricordare che siamo di fronte a una questione seria, che riguarda la reputazione e l'immagine professionale di una persona. E, come tale, va trattata con rispetto e delicatezza. Ora, passiamo ad analizzare un po' più a fondo le dinamiche di questa vicenda. Secondo voi, cosa ha spinto il giornalista a pubblicare queste accuse contro Burak? E perché Burak ha deciso di intraprendere un'azione legale? Innanzitutto, è importante sottolineare che il mondo del giornalismo, soprattutto quello del gossip, è spesso caratterizzato da una forte competizione. I giornalisti sono sempre alla ricerca di notizie esclusive e scoop sensazionali, in grado di attirare l'attenzione del pubblico e aumentare le vendite dei giornali. A volte, questa ricerca spasmodica di notizie può portare i giornalisti a pubblicare informazioni non verificate o addirittura false, pur di ottenere uno scoop. In questo caso, è possibile che il giornalista abbia pubblicato le accuse contro Burak senza averne le prove certe, spinto dalla volontà di ottenere un'esclusiva. D'altra parte,
È comprensibile la reazione di Burak, che ha deciso di difendere la sua immagine e la sua reputazione professionale. Nel mondo dello spettacolo, l'immagine è tutto. Un attore con una cattiva reputazione rischia di perdere opportunità di lavoro e di vedere compromessa la propria carriera. Per questo motivo, Burak ha ritenuto necessario intraprendere un'azione legale contro il giornalista, per dimostrare la falsità delle accuse e proteggere la sua immagine. Inoltre, la denuncia di Burak può servire da monito per altri giornalisti, invitandoli a essere più cauti e responsabili nella pubblicazione di notizie che riguardano la vita privata e professionale delle persone. Ma veniamo ora a un altro aspetto importante di questa vicenda, l'impatto che ha avuto sulla carriera di Burak. Come dicevo prima, una cattiva reputazione può danneggiare la carriera di un attore. Ma, nel caso di Burak, sembra che questa vicenda non abbia avuto conseguenze negative sulla sua popolarità e sul suo successo professionale. Anzi, paradossalmente, l'azione legale contro il giornalista ha attirato ancora di più l'attenzione del pubblico su Burak, aumentandone la visibilità e la popolarità. Molti fan si sono schierati dalla sua parte, sostenendolo e difendendolo sui social media. Inoltre, Burak ha continuato a lavorare con successo sul set di Kurulus, Osman, dimostrando la sua professionalità e il suo impegno. Insomma, sembra che Burak sia riuscito a superare indenne questa tempesta mediatica, uscendo ancora più forte e popolare di prima. Naturalmente, questo non significa che la vicenda sia stata priva di conseguenze per Burak. Sicuramente, l'attore avrà provato stress e preoccupazione a causa delle accuse del giornalista. Inoltre, l'azione legale contro il giornalista avrà comportato delle spese legali e delle perdite di tempo. Ma, nel complesso, sembra che Burak sia riuscito a gestire la situazione in modo efficace, proteggendo la sua immagine e la sua carriera. E questo dimostra la sua forza e la sua determinazione. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro video di oggi. Abbiamo analizzato nel dettaglio l'azione legale che ha visto protagonista Burak Özçivit, cercando di capire le motivazioni che hanno portato a questa vicenda e le conseguenze che ha avuto sulla carriera dell'attore. Ricapitolando brevemente, la vicenda riguarda una denuncia per diffamazione presentata da Burak contro un giornalista che aveva pubblicato delle accuse contro di lui. Il caso è ancora in corso di svolgimento, ma sembra che Burak sia riuscito a gestire la situazione in modo efficace, proteggendo sua immagine in sua carriera. Spero que este video os haya gustado que os haya proporcionado información interesante y útil. Si tenéis preguntas o comentarios, no duden en dejarlos aquí abajo. Seré feliz de responderles y de interactuar con ustedes. Ahora, como siempre, les invito a poner un buen me gusta a este video, si les ha gustado. Compartirlo con vuestros amigos con todos los fans de Burak Özçivit. Sobre todo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos futuros. Os prometo que continuaré a levarles noticias, chismes y curiosidades del mundo turco y no solo. Gracias aún por haber mirado el video hasta la próxima. Un abrazo a todos. Ahora, vamos a profundizar aún más en este jugoso drama turco. Porque, seamos honestos, quien no ama un buen culebrón, especialmente cuando involucra a una estrella tan querida como Burak Özçivit. Ya hemos establecido el escenario. Burak, el galán de las telenovelas, ha demandado a un periodista por difamación. Pero, ¿cuáles son las acusaciones específicas que desencadenaron esta batalla legal? ¿Qué tan creíbles son estas acusaciones, realmente? Según las fuentes, el periodista, cuyo nombre voy a mantener en reserva por ahora para evitar aún más controversia, pero no duden que investigue a fondo. Alegó que Burak tenía un comportamiento dictatorial en el set de Kurulus, Osman. Se decía que el actor daba órdenes constantemente, que era impaciente con el equipo que, en general, creaba un ambiente de trabajo tóxico. Pero esperen, hay más. El periodista también afirmó que Burak había exigido un trato preferencial en el set, incluyendo un camerino más grande y lujoso que el de los demás actores, así como un chef personal para prepararle comidas especiales. Diva total, según la historia. Ahora, antes de que empiecen a crucificar a Burak, recordemos que estas son solo acusaciones.
Como sabemos, los sets de filmación pueden ser lugares de alta presión, con largas horas, agendas apretadas y mucha tensión. Es fácil que los rumores y las exageraciones se propaguen como la pólvora. Dicho esto, también es cierto que las estrellas de la talla de Burak, con su enorme fama y poder, a veces pueden ser propensas a comportamientos egoístas o exigentes. Es un problema común en el mundo del espectáculo, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es Burak un tirano de set, como alega el periodista? ¿O es simplemente víctima de una campana de desprestigio? La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Para tratar de llegar al fondo del asunto, me puse en contacto con varias fuentes cercanas a la producción de Kurulus Osman. Algunos miembros del equipo, que prefirieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, confirmaron que Burak era un perfeccionista Y que a veces podía ser exigente con el trabajo. Burak se toma su trabajo muy en serio, me dio una fuente. Quiere que todo sea perfecto. Y a veces eso puede generar tensión en el set, pero no creo que sea un mal tipo. Solo es muy apasionado. Otra fuente, sin embargo, pintó un cuadro diferente. Burak tiene un ego enorme, Dio. Le gusta ser el centro de atención, Y a veces puede ser grosero con la gente. No creo que se dé cuenta de lo privilegiado que es. Como ven, la opinión está dividida. Pero una cosa está clara. La controversia ha puesto a Burak en una posición difícil. Si las acusaciones del periodista son ciertas, podrían dañar su imagen y su carrera. Si son falsas, tendrá que luchar para limpiar su nombre y demostrar su inocencia. Y aquí es donde entra en juego la demanda por difamación. Al demandar al periodista, Burak está enviando un mensaje claro: no tolerará que se manche su reputación con mentiras y falsedades. Pero, ¿qué posibilidades tiene Burak de ganar el caso? Bueno, eso depende de varios factores. Primero, tendrá que demostrar que las afirmaciones del periodista son falsas y que le han causado un daño real a su reputación. Segundo, tendrá que demostrar que el periodista actuó con malicia real, es decir, que sabía que las afirmaciones eran falsas o que actuó con imprudencia al publicarlas. Esto puede ser difícil de probar, especialmente en el mundo del gossip, donde las fuentes suelen ser anónimas y las pruebas suelen ser circunstanciales. Sin embargo, Burak tiene una ventaja. Es una figura pública muy querida y respetada. Muchos de sus fans y colegas lo apoyarán y testificarán a su favor. Además, Burak tiene un equipo legal de primer nivel, que está dispuesto a luchar por él hasta el final. Así que no lo descarten. Pero, ¿qué pasa si Burak pierde el caso? Bueno, las consecuencias podrían ser graves. Podría tener que pagar una indemnización al periodista. Y su reputación podría sufrir un golpe devastador. Sin embargo, incluso si pierde el caso, Burak podría salir fortalecido de esta experiencia. Podría aprender una valiosa lección sobre la humildad y la empatía. Y podría utilizar esta experiencia para convertirse en una mejor persona y un mejor actor. En última instancia, el resultado de este caso dependerá de las pruebas y los argumentos presentados en el tribunal. Pero, independientemente de lo que suceda, una cosa es segura: esta controversia ha puesto a Burak Oshivit en el centro de atención. Y su carrera nunca volverá a ser la misma. Y ahora, mis queridos quismosos, los invito a compartir sus pensamientos sobre esta saga. ¿Creen que Burak es culpable de las acusaciones en su contra? ¿O es víctima de una injusticia? Dejen sus comentarios abajo y déjenme saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal para más chismes jugosos del mundo turco y masala. Hasta la próxima. Chao.